Hai già 4 cani, ma quel cucciolo che ti guarda con gli occhioni dolci dalla pagina Facebook è adottabile. Per te rappresenta un richiamo irresistibile e in fondo, dove possono vivere 4 cani, possono viverne anche 5, magari anche 6. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei parlarti dell'animal hoarding, o sindrome dell'arca di Noè. L'animal hoarding rientra tra i cosiddetti disturbi da accaparramento, ma in questo caso quelli che vengono accaparrati sono animali, in genere cani, gatti o anche uccelli, che non vengono poi infine, anche a causa della loro quantità, accuditi adeguatamente, per cui di solito risultano sottoalimentati o non seguiti da un veterinario, per esempio, quando ce n'è bisogno. Attenzione però, il non accudimento non è volontario, tu non vuoi fare del male a questi animali, anzi al contrario, tu li ami. Temi di diventare anche tu un accumulatore di animali? Per evitarlo, la prima cosa da fare è guardare dentro te stesso con sincerità. Poniti queste domande, sono 7, magari scrivi le risposte sincere su di un foglio di carta, così ti saranno più chiare. La prima: posso davvero prendermi cura del nuovo animale che vorrei prendere? Riuscirò veramente a fargli vivere una vita felice, senza alcun disagio e senza alcuna sofferenza? Ho abbastanza risorse economiche per soddisfare le necessità di un nuovo animale? Riuscirei a mantenere un'adeguata igiene? Sto cercando in realtà di sopperire ad una carenza affettiva? Potrei avere altri problemi come depressione o ansia e magari sto cercando di compensarli con la voglia di accudire? E infine, questo bisogno di adottare si è scatenato dopo la perdita di una persona cara? E sto semplicemente cercando di colmare il vuoto che questa persona ha lasciato? Ebbene, se hai risposto no alle prime 4 domande e sì alle ultime 3, la strada giusta è quella di non adottare un nuovo animale, ma lavorare sulle problematiche che stanno alla base di questo tuo desiderio di adozione. Che si tratti di elaborare un lutto, superare un momento di depressione o semplicemente di aver bisogno di affetto, adottare compulsivamente animali non è la soluzione. La soluzione invece è intraprendere un cammino mirato e guidato di miglioramento psicologico per arrivare al vero benessere. Infine, stai attento a non confondere le buone intenzioni con il vero atto di prenderti cura degli animali. Potrebbero essere due cose molto diverse. Se veramente vuoi prenderti cura degli animali, la strada giusta, per esempio, potrebbe essere quella di fare volontariato al canile della tua città. Queste sono decisioni positive che aiutano sia gli animali che le persone che le attuano. Fammi sapere cosa ne pensi, mi raccomando. Ciao, a presto!